Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche, grazie, affettive per la prima metà di gennaio e abbiamo l'eremita, amici del Toro. Periodo di riflessione probabilmente per qualcuno. Quando c'è la carta dell'eremita si parla di un isolamento per lo più volontario per cercare la propria verità, per andare a fondo di se stessi, per fare una ricerca interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E se non sapete come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi, trovate il link qui sotto nella descrizione ad un video che spiega come farlo. Sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video del corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio inizio febbraio. Il termine ultimo per iscriversi è il 15 di gennaio, quindi le persone che si iscriveranno dopo slitteranno automaticamente nel corso successivo e lì nel video spiego il programma del corso, insomma, e le modalità di svolgimento. Bene, iniziamo con un 8 di spade al contrario, un 5 di bastoni, un 3 di bastoni, la carta della sacerdotessa e qui risento l'eremita, ragazzi, un 5 di pentacoli, un 2 di pentacoli e un 6 di spade. Allora, questo 8 di spade capovolto mi fa ben sperare, nel senso che è un po' come se si stesse uscendo da una fase di nebbia, mi verrebbe da dire. In realtà, avendo comunque la carta dell'eremita e la carta della sacerdotessa, sento che si fa fatica a vedere determinate cose anche di se stessi o magari di una relazione o di una persona. Sento che è molto focalizzato su voi stessi perché l'eremita è proprio la ricerca interiore e la sacerdotessa anche è focalizzata sulla percezione del proprio io, del proprio sé superiore anche alle volte. Qui avendo comunque un 5 di bastoni abbiamo una sorta di competizione, probabilmente per un progetto comune che avete se siete in una relazione o più semplicemente per un progetto di vita. Il fatto che ci sia un 5 di pentacoli, un 2 di pentacoli e un 6 di spade mi fa pensare che ragazzi abbiate proprio bisogno di prendere distanza con questo 6 di spade ehm, da qualche tipo di situazione proprio per effettuare il lavoro di cui ci parlano l'eremita e la sacerdotessa. 5 di pentacoli è sempre una carta che indica un modo di pensare e anche un modo di sentire, un modo di percepire le cose da, diciamo così, un punto di vista del sacrificio, ok? È come se vi sentiste obbligati a sacrificarvi o se una forma a pensiero, per esempio, in questi casi potrebbe essere la vita è dura, la vita è difficile, bisogna sacrificarsi per arrivare all'obiettivo, per la famiglia, ipotesi. E questo crea degli alti e bassi. In effetti abbiamo questo 2 di pentacoli, c'è la necessità per uscire da questo ciclo ripetitivo di allontanarsi da certi tipi di idee. E sento che è un po' quello il richiamo di questo periodo, il riscoprire voi stessi, ma è proprio quello che fate più fatica a fare perché in questo momento avete questo 8 di spade al contrario che sì, è un inizio, però comunque è un'energia pesante. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi che sfumature riesco a darvi di più. Io intanto, per chi fosse interessato, vi dico che sono già online gli oroscopi del 2023, sono 4 per ogni segno e li trovate comunque nelle playlist del canale. Ok, andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo una regina di coppa al contrario e un imperatore.
Guardate, ho come l'impressione che la parte maschile della coppia, se siete in coppia, sia decisamente più forte della parte maschile. Questo non vuol dire che se siate donne siate voi la parte più debole, ok? Chi ha un divino maschile sviluppato è una persona che prende decisioni, che fa, che agisce. Chi ha un divino femminile in ombra è qualcuno che tende a vittimizzarsi, e qui vediamo l'atteggiamento del 5 di Pentacoli. Tende a vedere più nero di quello che è, 8 di spade, tende a procrastinare, tende ad avere difficoltà, scusate, a prendere decisioni, a dire la sua. Se non fosse una questione di coppia, potrebbe essere qualche questione legata a un genitore, ragazzi. Può essere che abbiate avuto un genitore che non vi ha permesso di esprimere il vostro lato sensibile, e di conseguenza questo crei una sorta di ehm, offuscamento in quanto a percezione di se stessi. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Di nuovo due figure. Abbiamo il Cavaliere di Pentacoli e la Regina di Pentacoli al contrario. Sì, possono essere due persone vicino a voi con la quale si sta creando questa competizione, in effetti, perché c'è un 5 di bastoni. E vi dirò che potrebbero essere questioni materiali, perché comunque anche qui è un imperatore, è il potere materiale quello che rappresenta l'imperatore, e qui abbiamo carte di denari, quindi potrebbe esserci qualche tipo di questione legato alla gestione magari economica del denaro, al fare delle spese poco per volta, mano a mano che ve le potete permettere, ok? Andiamo a vedere questo 3 di bastoni, perché io ho la sensazione che qui ci sia un progetto in ballo, ci sia qualche tipo di un'altra figura, e la temperanza, la regina di spade e la temperanza. Guardate, la figura femminile, abbiamo la regina di coppe, che è quella che rappresenta di più il lato femminile, o meglio il lato spirituale in questo caso, e la regina di spade è, diciamo, nella parte femminile quella che rappresenta di più la parte mentale, quindi l'organizzazione, la pianificazione. E qui abbiamo la temperanza, cioè qui c'è bisogno di girare fondamentalmente la regina di coppe, ok? C'è bisogno di riportare un certo tipo di equilibrio, che può essere sia pratico, nel senso che magari è un come aggiustare le spese per riuscire ad arrivare a fine mese, piuttosto che come riorganizzare le faccende di una determinata situazione, gestione familiare o qualsiasi cosa sia per voi questo 5 di bastoni, insomma. C'è da riportare un po' in equilibrio, e considerato che avete il Cavaliere di Pentacoli e la carta della Temperanza, è consigliabile avere pazienza. Andiamo avanti, vediamo la sacerdotessa. 10 di coppe. Mm. È qualche cosa che ha a che fare con l'unità familiare, quello che avete imparato su che cosa voglia dire essere uniti in famiglia. E qui il consiglio è: ascoltate quello che è valido per voi, non quello che gli altri vi dicono che sia valido, perché molte volte sono proiezioni. Sì, sento molto che è una questione per tante persone proprio a livello familiare. Se fosse una relazione nello specifico, fate attenzione alle proiezioni che avete voi sul come creare una famiglia, su come deve essere una famiglia di tipo allargato, o per qualcuno può anche essere il quanto vi sta condizionando lo stare in una determinata famiglia, ok? Se per caso, ragazzi, non aveste nessuno, vi dico che avendo tutte queste figure, sì che può essere una questione familiare, dalla quale dovete allontanarvi. Diciamo che c'è potenzialmente un cavaliere che mi viene più da dire con il quale o la quale, dipende poi, potreste giusto conversare. Eventuali sviluppi in questo periodo, non so, però sì che potrebbe essere una persona che entra nuova.
Andiamo avanti con i 5 di pentacoli, perché qui avendo il 10 di pentacoli, il 10 di coppe e il 4 di coppe, ho proprio la sensazione che sia una sorta di mancanza che voi avvertite a livello familiare, sia che sia la famiglia che avete creato voi, sia che sia la famiglia da cui venite, quindi la famiglia di origine. È una sensazione di, come vi dicevo prima, c'è qualche forma pensiero qui, che bisogna sacrificarsi per la famiglia, oppure qualcuno può avvertire una sorta di solitudine all'interno della famiglia, come il non sentirsi appoggiato. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Guardando queste carte ho anche come la sensazione che se dovete rivolgervi a qualcuno, visto che qui c'è un 5 di bastoni che parla di competizioni ma anche di... non sono proprio discussioni, confronti, ecco, ho come l'impressione, vedendo le regine solo, vi dico, che qui si debba lasciare un po' stare la questione emotiva, riorganizzare la questione pratica e fare dei progetti ehm, ben determinati da un punto di vista mentale, cioè riorganizzare la mente per riuscire ad avere questo miglioramento da un punto di vista pratico, perché io credo che qui ci sia una determinata idea che vi è stata tramandata a livello familiare e qui però questo tipo di idea non crea soddisfazione. C'è bisogno di staccarsi da quest'idea e qui lo vediamo con questo 6 di spade. Andiamo a vedere 2 di pentacoli. La sacerdotessa nuovamente, quindi anche qui di nuovo ascoltate il vostro intuito, guardate c'è un cavaliere di coppe, può essere che arrivi un'offerta ragazzi. Il cavaliere di coppe normalmente fa riferimento a un corteggiatore, per qualcuno fa riferimento all'innamorarsi di se stessi, per qualcun altro potrebbe veramente essere che questa persona che magari qui era un po' titubante, vedendo la vostra trasformazione nel vostro lato femminile, il vostro riequilibrio, la vostra trasformazione di pensiero, ad un certo punto decida di farsi avanti. Andiamo a vedere questo 6 di spade, perché 6 di spade è una carta di spostamento. Abbiamo un re di spade, la carta del giudizio e la carta del 2 di spade. Quindi sì, decisamente quello che sento è che arriverà una presa di consapevolezza. Qui ci si renderà conto semplicemente che bisogna tagliare una delle due cose, o questa figura genitoriale che risento un po' con la figura dell'imperatore, ok? Quindi non dico che dobbiate tagliare fuori dalla vostra vita la figura, però l'idea che questa figura ha non è detto che sia giusta anche per voi, ok? E difatti qui lo capirete e qui comincerete a valutare che cosa tagliare, quale strada prendere tra le due, mi viene da dire. È un bellissimo periodo evolutivo. Andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli e poi andiamo a estrarre una carta da parte degli angeli. Beh, è proprio in tema, direi. La spada e la rosa. Parla di chiarezza, parla di veri, e qui la chiarezza mentale la vediamo, con la regina di spade, qualcuno che mette in linea, mette in ordine le proprie idee. Parla di solidarietà, di forza, di onore, protezione e potere. Infatti sì, secondo me quello che vi soffoca qui è la parte emotiva. Se voi riuscite a staccarvi dalla parte emotiva, a fare questo lavoro interno, ad ascoltarvi, la forza interna dentro di voi arriverà. Sembra lo slogan di quei cartoni animati. Sapete, la forza arriverà. Ecco, sì, però è così. Va bene, andiamo a vedere. Un arcangelo. Un angelo, mi confondo sempre. E poi c'è anche il risveglio, alla fine c'è la presa di consapevolezza. Guardate, per qualcuno la carta del giudizio fa riferimento a una persona che torna dal passato ed è qui il dubbio del mi allontano o non mi allontano o do una possibilità a questa persona. Una carta per piacere, grazie per gli amici del toro, grazie. Cosa vedo? Matrimonio. Questa situazione include il matrimonio. Qui vi dicevo la sensazione di famiglia, quindi può facilmente trattarsi di una situazione dove c'è un matrimonio. Io queste carte le sento anche, fatemi vedere un po',
Sì, avete la carta del giudizio, avete il 2 di pentacoli. Perché io il matrimonio non lo intendo solo come il matrimonio, diciamo, in terza dimensione come lo viviamo noi, no? Però molte volte quando si fa un matrimonio con un'anima in una vita, questo matrimonio si va avanti nelle vite dopo, no? Anche i voti in generale si tramandano da una vita all'altra. Anche se in qualche vita precedente siete stati, per esempio, suore o frati o preti, quelli sono voti fatti a Dio e quelli si tramandano da una vita all'altra. Potrebbe esserci una questione karmica qui, perché comunque queste due carte parlano di karma. Abbiamo ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo e questa ve la metto vicino all'eremita. E poi abbiamo fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Bene, amici del Toro, io spero che la lettura sia stata di ispirazione per voi. Se vi è piaciuta e volete supportare il mio lavoro, potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri di buon anno e di Natale. Ricambio di nuovo gli auguri, spero che possiate iniziare un 2023 prospero. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!